Benvenuti a questo nuovo video, sono Luca Italia Whisky 7 Eco Quebec. In questo nuovo video tutorial vi mostrerò un accessorio della MFJ che è stato tra i più venduti durante l'ultima Hamfest 2022 negli Stati Uniti e quindi è stato tra gli articoli più venduti insieme agli accordatori di antenna e agli amplificatori di potenza della Ameritron. Allora, se in stazione avete qualcosa di simile a questo o questo, non potete non utilizzare questo commutatore automatico di antenna per SDR Play. Tenuto conto che questo articolo della MFJ è stato studiato e sviluppato insieme agli sviluppatori di SDR Play. Allora, questo che cosa è? Questo è, come dicevo, un commutatore automatico d'antenna dedicato alle radio SDR. Ha 3 connettori, viene prodotto in 3 versioni diverse, questo con il connettore N, poi c'è quello con il connettore PL e ce n'è un'altra versione che monta qui l'SMA in corrispondenza del ricevitore SDR. Che cosa fa? Questa scatoletta permette di condividere l'antenna principale HF o VHF che sia tra ricevitore e un ricetrasmettitore. Ha 3 ingressi che andremo ora a vedere. Allora, questa è l'antenna, quindi qua va l'antenna condivisa. Qua questo è l'ingresso del ricetrasmettitore e questo è l'ingresso del ricevitore SDR. È molto importante rispettare appunto i connettori perché qui potete andare in trasmissione, qui mai, e dico mai, andare in trasmissione. Su questo connettore ovviamente potete connettere la radio SDR o qualsiasi altra radio che sia ricetrasmettitore o ricevitore che funga da secondo appunto ricevitore, ma per la trasmissione è solo qui. Quindi questo di base come funziona? Voi condividete l'antenna, quindi fate l'ascolto contemporaneo con il ricevitore e il trasmettitore, ma nel momento in cui andate in trasmissione c'è un relè e un circuito di protezione che commuta e chiude e quindi mette a massa il ricevitore SDR per evitare che si bruci. Quando finite di trasmettere, ovviamente la ricezione tornerà contemporaneamente anche sull'SDR, quindi un accessorio utilissimo se non volete utilizzare il commutatore d'antenna manuale e ricordarvi ogni volta di connettere e di scegliere l'antenna ideale. Vediamo ora come è composto. C'è i 3 connettori, ve li ho appena descritti, c'è l'alimentazione perché questo viene alimentato a 12 volts, l'MFJ 1708B SDR arriva corredato di cavo di alimentazione con il connettore, oppure potete quindi utilizzare un alimentatore esterno oppure un alimentatore a muro, quello che va direttamente a 220 volts. Questo è il connettore control. Il connettore control è dedicato e utilizzato, diciamo così, per i ricetrasmettitori moderni che hanno il PTT remotizzato sul loro retro. Quindi voi collegate con un connettore RCA il vostro ricetrasmettitore all'MFJ 1708 e nel momento in cui andate in PTT lui commuta, quindi chiude il circuito. Qualora voi doveste utilizzare delle radio che non sono fornite del PTT, quindi remotizzato, non cambia nulla, nessun timore, perché questa scatoletta riconosce, ecco perché si chiama RF Sense, riconosce la radiofrequenza, quindi nel momento in cui sente che c'è un segnale di radiofrequenza in ingresso, stacca il ricevitore. In pratica funziona come il relè degli amplificatori di potenza. Nel momento in cui voi schiacciate la portante in SSB e cominciate a parlare, rileva appunto la potenza e attacca. Lo stesso è anche questo. Ovviamente in FM, in AM no, perché nel momento in cui abbassate il PTT c'è radiofrequenza in ingresso. Poi c'è eccolo qui,
questo delay, questo serve a regolare il ritardo del relè che regola l'apertura e chiusura del ricevitore dai 50 microsecondi ai 4 secondi. Quindi con questo giocando con un cacciavitino potete regolarlo. Quali sono le caratteristiche tecniche di questo articolo? Ha una buona capacità di rilevare appunto la radiofrequenza, ha un buon isolamento tra i vari ingressi, soprattutto tra ricevitore e trasmettitore, un buon isolamento appunto tra i connettori, ha un buon livello di onde stazionarie sino ai 450 MHz e ha anche un circuito di protezione interno proprio per evitare i picchi di radiofrequenza e che si possa danneggiare incautamente il ricevitore. Ha la regolazione, come detto, del ritardo sul ricevitore regolabile dai 50 microsecondi ai 4 secondi e in più resiste sino ai 200 watt. Quindi se voi utilizzate anche un amplificatore di potenza, questo va messo a monte dell'amplificatore di potenza, perché se lo mettete dopo appunto bruciate il tutto. Alimentazione a 12 volts. In più, per migliorare, nel caso in cui lo vogliate utilizzare per le frequenze più alte, quindi VHF e UHF, per migliorare quelle che sono le prestazioni di ricezione e anche livello di onde stazionarie, c'è un ponticello, un jumper che va tolto. Ora apriremo la scatola, vi farò vedere anche il circuito come è fatto, però nel momento in cui levate questo jumper, il GP2, bisogna utilizzare appunto il control, perché levando il GP2 si disattiva la funzione di RF Sense, si migliora ovviamente, come dicevo, le prestazioni di rapporto onde stazionarie e di decibel in ricezione, ma ovviamente c'è un control, bisogna utilizzare appunto la presa control. L'apparecchietto è abbastanza piccolo, è maneggevole, case in plastica, mentre il frontale ovviamente è in metallo. Ora lo apriamo, vi faccio vedere, diamo uno sguardo, una panoramica sul circuito. Tra l'altro sono stati utilizzati sul circuito stampato è stato utilizzato delle piste un po' più grosse proprio per resistere meglio e dare delle prestazioni migliori. Ora lo apro e vediamo il suo interno. Io nello specifico lo utilizzerò, perché a me piacciono le bande alte, non lo utilizzerò in HF, ma lo utilizzerò sulla banda delle V e delle U, quindi lo farò lavorare in tandem con il Kenwood TMD700. Poi in un successivo video vi farò vedere. Allora, ecco qua, ho levato le viti, ecco, lo apriamo. Questa è tutta la circuiteria. Questo di cui vi stavo dicendo, questo è il jumper GP2, questo qui, che va tolto nel caso in cui vogliate disabilitare la funzione dell'RF Sense, però ripeto, poi bisognerà utilizzare questo connetto specifico. Riguardiamo ora la sua fattura, ovviamente tutta made in USA. Questo è il trimmer per regolare il ritardo, vedete le saldature sul retro dei connettori, tutto made in USA. Perfetto, detto questo vi saluto, vi ringrazio, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto il video, vi invito ad iscrivervi al canale Telegram della MFJ e al canale YouTube in lingua italiana, dove appunto posto questi miei video. Questo è un video, diciamo così, di presentazione. Nel prossimo video vi farò vedere come utilizzerò questo
MFJ 1708B SDR, con l'SDR Play 1 e con il ricetrasmettitore Kenwood TMD 700. Grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! MFJ, the world leaders in ham radio accessories at mfjenterprises.com.